Benvenuti a Biddas, il museo dei villaggi abbandonati della Sardegna. Proprio il nome Biddas ci riporta alla parola sarda che significa appunto villaggi. In questo museo che parla dello spopolamento nell'isola a partire dal caso di Geridu, che è un villaggio medievale abbandonato che si trova qui in territorio di Sorso, attraverseremo la storia a ritroso fino al 1300 circa. Nella prima sala appunto abbiamo la ricostruzione di una casa abbandonata a metà del Novecento, abbiamo diversi paesi che per vari motivi sono stati abbandonati in questo periodo e in questa sala appunto vediamo la ricostruzione di questo ambiente con gli oggetti che sono stati anche abbandonati durante l'abbandono. Nella sala successiva invece esploriamo quelle che sono le fonti su cui lavora uno storico e un archeologo per la ricostruzione della storia dei villaggi abbandonati. Abbiamo anche la ricostruzione di un ambiente di scavo tipico con una serie di oggetti e di strumenti che possono essere anche toccati e manipolati per una maggiore comprensione e un'idea di quello che era il popolamento dell'isola dal Medioevo in poi. Proseguendo nella sala successiva andiamo avanti e torniamo ancora più indietro nel tempo, abbiamo lo spopolamento tra il 1500 e il 1800 con una serie di casi e ancora più indietro tra il 1300 e il 1400 che è proprio il periodo in cui viene abbandonato il villaggio di Geridu. Il villaggio di Geridu da cui parte appunto il villaggio di Geridu dal cui scavo parte appunto l'idea per la nascita di questo museo. Infatti proseguendo abbiamo alcune immagini dello scavo e nell'ultima sala una ricostruzione dell'ambiente sia circostante sia di quelle che erano le coltivazioni e l'alimentazione base della popolazione di Geridu. Abbiamo la ricostruzione anche di una casa, di un edificio abitativo così come è stato rinvenuto durante lo scavo e una serie di laboratori per bambini, perché il nostro museo è anche un museo dedicato alle famiglie e ai bambini. Quindi abbiamo un laboratorio dove i bambini possono giocare e imparare il mestiere dell'archeologo ricostruendo dei manufatti in ceramica e un altro laboratorio dove i bambini possono imparare quelli che sono i vari materiali presenti sullo scavo e suddividerli un po' come fanno gli archeologi durante il proprio lavoro sul campo. Inoltre diciamo che il museo è un museo interattivo, abbiamo tutta una serie di pannelli e di schermi che permettono di approfondire diverse tematiche e se volete raggiungerci per passare con noi un paio d'ore piacevoli in compagnia è possibile prenotare delle visite guidate anche in lingua straniera e il nostro è un museo che vi accoglierà a braccia aperte sia che siate viaggiatori solitari o una famiglia accompagnata da bambini. Vi aspettiamo!